È il più grande lancio di Samsung dell'anno, è quello dei pieghevoli, quello estivo, e quest'anno Samsung ha fatto veramente un plan. Abbiamo qui il nuovo Z Fold 7, super sottile, ora vi racconto, il nuovo Z Flip 7 con un display frontale molto più ampio, ma abbiamo anche una novità, uno Z Flip 7 FE, un po' più economico, il Fan Edition. Ma oltre a questo anche due orologi, ovvero un Watch 8 e un Watch 8 Classic, che vanno a cambiare drasticamente il loro design. Vi racconto tutto in questa anteprima. Ovviamente, per non perdervi la recensione completa di questi prodotti, quello che dovete fare è iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, e iniziamo. Allora, partiamo ovviamente da lui, partiamo da Z Fold 5, ovvero il pieghevole a libretto di nuova generazione. Qui diciamo che probabilmente Samsung ha finalmente deciso di ascoltare totalmente i suoi utenti, i suoi fan, altro che Fan Edition, e realizzare un prodotto che fosse, prima di tutto, con un display frontale più largo, quindi più simile ad uno smartphone classico, ma soprattutto uno smartphone più sottile. E come posso mostrarvelo se non affiancandolo a uno Z Fold 6? Guardate la differenza impressionante fra i due smartphone, e vi faccio vedere anche qual è la differenza in termini di display frontale. Lo schermo è più largo, lo vedete, è più alto, ha sempre cornici abbastanza ridotte, siamo più o meno su un livello simile, ma con appunto un formato che è meno telecomando, è un pochino più classico. Qual è questo spessore ridotto? Sono 8,9 mm da chiuso, quindi sostanzialmente uno smartphone normale, e 4,2 mm da aperto, una sottiletta, uno smartphone veramente sottilissimo, per un peso di 215 grammi, che se non sbaglio sono meno di quelli di un S25 Ultra. La larghezza passa da 59,9 a 64,9 e diventa, appunto, come vi dicevo, praticamente uno smartphone classico. Parliamo di specifiche. Frontalmente abbiamo un Gorilla Glass Ceramic 2, scusate, non mi ricordavo, mentre sul retro invece un Victus 2, Armor Aluminum per quanto riguarda il frame, super sottile ma estremamente rigido, e un nuovo pannello interno da 8 pollici che adesso è praticamente quasi quadrato, cioè lo era già quasi quello prima, questo lo è praticamente quasi del tutto. Vedete una differenza? Una differenza è sicuramente la presenza della fotocamera frontale di nuovo in formato classico, quindi si è abbandonato l'idea della fotocamera sotto al display per non avere interruzioni in favore di una qualità maggiore, quindi di nuovo una fotocamera all'interno del foro. Il processore è uno Snapdragon 8 Elite 4 Galaxy e nonostante l'estrema sottigliezza la batteria è rimasta da 4400 mAh, comunque non enorme, ma andrà provato ovviamente sul campo per capire che autonomia ci può garantire. Mi verrebbe da dire probabilmente un'autonomia simile a quella di uno Z Fold 6. Grandi novità nel comparto fotografico: il primo pieghevole con una fotocamera principale da ben 200 megapixel, poi abbiamo una nuova 12 megapixel grandangolare migliorata, e ancora una volta la 10 megapixel zoom 3x che forse andrà testata, ma così sembra un po' sacrificata. Tra le varie funzionalità abbiamo una nuova modalità di video notturni, un editor di foto fianco a fianco, il Circle to Search pop-up, non delle quindi funzionalità totalmente stravolte, ma proviamola qua, vedete, eccolo qua, quindi il Circle to Search pop-up senza andare a nascondere quello che compare sotto. Insomma, vabbè, piccole novità che poi andremo a scoprire più in dettaglio all'interno della recensione. Io voglio commentare la piega di questo smartphone. Ora le luci sono super sfavorevoli perché ci battono proprio sopra e quindi danno un po' il peggio di questo smartphone, ma vi posso garantire che alla vista si vede un po' meno, al tatto si sente molto meno. Devo dire, questa è una grande novità. Come si è fatto a ottenere uno smartphone così sottile? La rinuncia in questo caso è stata il digitalizzatore per la S Pen, quindi si perde qui con questo smartphone il supporto alla S Pen. 7 anni di nuove versioni Android e 7 anni di aggiornamenti.
Stessa cosa per questo, che è il nuovo Flip 7. Lo vedete finalmente con un display frontale che copre tutta la superficie del pannello quando lo smartphone è chiuso. 4.1 pollici, un bordo di solo 1,22 mm, uno schermo a 120 Hz e 2600 nit di luminosità, e questo permette anche di avere dei nuovi widget. Poi avremo anche qua la Now Bar, Now Brief, non che io l'abbia trovati mai davvero utili su S25 Ultra, però insomma sono delle novità che adesso sono disponibili su questo smartphone. Qui allora sono cambiate varie cose, non è stato cambiato lo spessore, ma è stata cambiata la batteria all'interno, che arriva a 4300 mAh, quindi per assurdo è incredibile, ma è quasi la stessa capacità di questo Z Fold 7. Abbiamo poi un processore che è diverso da quello del Fold, visto che abbiamo un Exynos 2500 comunque a 3 nanometri. Sì, sto anch'io storcendo un po' il naso come voi, ma voglio dare il beneficio del dubbio e scoprire cosa può fare questo nuovo processore a 3 nanometri, possibilità di utilizzare Gemini sullo schermo esterno e fotocamere leggermente aggiornate, ma pur sempre da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel all'interno del foro. Anche questo smartphone si è allargato, quindi effetto meno telecomando rispetto allo Z Flip 6 e quelli delle precedenti generazioni. Da aperto ha un formato un po' più classico, è un 6.9 pollici rispetto ai 6.7 del passato, quindi comunque più grande, 120 Hz sempre, uno smartphone, devo dire, che mi ha comunque stupito, nonostante la mia attenzione fosse principalmente sul Fold. Anche questo Flip secondo me ha molto da raccontare, soprattutto in questa colorazione corallo che è bellissima, ma ancora più bella secondo me questa blu. Ma le novità non sono finite qui, perché come vi dicevo c'è un nuovo, con qualche virgoletta, Z Flip, uno Z Flip 7 FE Fan Edition. È sostanzialmente uno Z Flip 6, ma con il processore Exynos 2400 e con meno RAM, perché abbiamo 8 GB di RAM invece che 12. Per il resto è alla fine uno Z Flip 6 della precedente generazione. Poi quando parleremo del prezzo capiremo ovviamente il perché, il senso di questo dispositivo. Questo invece è il nuovo Watch 8, che è disponibile anche da 40 mm, ma non ho qui per mostrarvelo. La cosa più interessante dal mio punto di vista è lo spessore, che è stato fortemente ridotto rispetto al Watch 7. Questo però ovviamente con un trucco, ovvero è stato leggermente allargato, andando a implementare questo design che ricorda il Watch Ultra, quindi una sorta di parte esterna un po' più squadrata e una interna circolare. Io personalmente non sono convintissimo da questo design, però fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. C'è la nuova One UI 8 per wearable, che devo dire sembra molto interessante, secondo me è forse la novità più interessante, vedete, con questi nuovi widget impilati lateralmente, non più con il menu con i pallini diciamo a cupola, ma adesso diciamo tutto scorre in modo lineare. Ovviamente andando poi a scorrere verso l'alto entriamo nella lista, la vedete, di tutte le applicazioni. Si può sempre scorrere facendo passare il dito vicino al bordo esterno. Schermo nuovo, rinnovato, con luminosità di picco da 3000 nit, molto bene, nuovo processore a 3 nanometri, batteria un po' più grande e poi tutta una serie di nuove funzioni software, ottimizzazione del tracciamento del sonno, consiglio su che ora andare a dormire, tracciamento cardiovascolare, ottimizzazione e programmatore della corsa, indice antiossidanti, integrazione con funzioni vocali di Gemini. Anzi no, su questo mi voglio soffermare, perché questo è il primo smartwatch con Gemini all'interno invece dell'assistente Google, quindi arriva l'intelligenza artificiale diciamo di Google ufficialmente anche sugli smartwatch, e lo fa partendo da questo Watch 8. Vi faccio vedere anche questa versione Classic, anche lui eredita questo design un po' più squadrato all'esterno, ma eredita anche rispetto a Ultra il tasto fisico, diciamo programmabile qui sulla parte centrale. Per il resto sono, devo essere sincero, molto simili, la batteria è un po' più grande, c'è la ghiera sempre circolare, tra l'altro è più morbida, molto molto precisa, ma è più morbida, ha meno click quando si passa da una voce all'altra.
Ma parliamo di prezzi e ripartiamo da Z Fold 7, 2.199 euro, quindi purtroppo 100 euro in più rispetto allo scorso anno per la versione da 256 GB, 2.319 euro per quella da 512 GB e 2.619 euro per quella da 1 TB. Devo dire che questo nuovo aumento di prezzi, insomma, lo fa diventare sicuramente sempre meno accessibile, non che comunque il prezzo di prima fosse accessibile, è ovviamente un prodotto molto elitario, diciamo così. Parliamo invece di questo Z Flip 7, 1.279 euro per la variante da 256 GB e 1.399 per quella da 512. Un prezzo decisamente più contenuto invece per questo Flip 7 FE, 1.069 euro per il 128 GB e 1.129 per il 256. Questo secondo me è uno smartphone da centro commerciale, da grande catena, da operatore, per chi magari vuole appunto un pieghevole ma vuole spendere un po' meno, perché diciamo pure che per circa 200 euro di differenza, beh, il nuovo Flip 7 è uno smartphone decisamente più avanzato. Watch 8 versione Bluetooth 40 mm, 379 euro e 409 euro per il 44 mm, le versioni LTE di Watch 8 429 e 459. Per quanto riguarda invece la versione Classic Bluetooth, un solo taglio, quindi solo questa diagonale qui, 529 euro e 579 euro invece per la versione LTE. Vi informo anche che c'è un aggiornamento di Watch Ultra che nella versione LTE costerà 629 euro, un nuovo colore e più memoria interna. E questo era tutto dall'anteprima dei nuovi pieghevoli e i nuovi watch di Samsung. Ovviamente dovete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche perché arriveranno le recensioni di questi prodotti. Il primo che troverete qui sul nostro canale sarà questo Z Fold 7 che, se avete capito, a titolo proprio personale è quello che mi stuzzica di più da amante dei pieghevoli da sempre, dal giorno 1, ma ovviamente poi andremo a testare anche tutti gli altri prodotti. Approfittate di questa occasione per farmi sapere nei commenti di quale dispositivo siete più curiosi e quale caratteristica volete che vada a indagare più in dettaglio. Grazie per essere stati qui con noi, un saluto da Emanuele Cisotti per smartworld.it.